L'abisso in Dungeons and Dragons è collocato nella porzione negativa dei piani esterni, confina con carceri e pandemonium e rappresenta l'estremo della malvagità asservita al caos. O almeno, così è come partiremmo se questa fosse una normale introduzione di un video approfondimento lore. Ma questa introduzione non sarà normale, perché dovete sapere che fare ordine tra le informazioni sull'abisso è stata un'esperienza traumatica. Io lo dico sul serio, avreste dovuto esserci mentre io e Christian dibattevamo su quale fosse la versione più corretta, cosa dovevamo tagliare, cosa dovevamo tenere. Se questo non è il vostro primo video dovreste aver notato che ci piace l'idea di attingere dei manuali più vecchi di D&D, perché secondo noi hanno ancora tanto da offrire nel trovare spunti, sono ben scritti e molto dettagliati. Con l'avanzare delle edizioni le informazioni si sono assottigliate e talvolta sono proprio cambiate. Questa è forse anche una delle cose più belle della lore di D&D, il fatto che sia una storia in divenire, che si evolve e che rimescola tutti gli splendidi elementi che hanno composto il puzzle fino a quel momento. Ora, in tutta sincerità, lato lore, non sempre le ciambelle escono col buco e l'abisso è uno di quei casi. Comunque, noi abbiamo cercato di districarci al meglio per tirar fuori un video efficace, speriamo che sia di vostro gradimento. Per cominciare a parlare dell'abisso dobbiamo parlare della sua origine. La leggenda più accreditata riguardo l'origine dell'abisso è legata alla storia della divinità Tarizdun, che fin dagli albori era segretamente impegnato a cercare vantaggi e potere contro gli dei. Ha sempre covato il desiderio di diventare il despota di tutto il multiverso, di avere uno spazio suo e suo soltanto, da non condividere con nessuno. E così si mise a cercare uno strumento che gli permettesse di soggiogare le altre divinità sue pari. L'unico anello? No. Questa ricerca lo condusse a scoprire il portale vivente che connetteva il mare astrale al reame remoto. Anche solo sbirciare attraverso questo portale cambiò per sempre il corso degli eventi. Tarizdun entrò in contatto con delle entità allora ignote, ora conosciute con il nome di Obirit. Immaginatevi secoli di segreti indicibili sussurrati fino al punto da spezzare la mente di un dio. Tra questi sussurri a Tarizon venne offerto il seme del male, una scheggia di pura malvagità da impiantare nel mare astrale e, in cambio della sua fedeltà, il controllo su ciò che avrebbe generato. Contemporaneamente l'intero multiverso venne scosso dall'invasione improvvisa dei primordiali che scatenò la Guerra dell'Alba, un mitologico scontro che vede le divinità a difesa dei mondi. Nella confusione che ne conseguì, Tarizdun aprì il portale vivente, che nel frattempo era stato messo in sicurezza dalle altre divinità. Si introdusse così nel reame remoto e recuperò il seme del male dai resti di un universo collassato, permettendo così agli Obirit di insinuarsi nel multiverso. Nonostante la sua follia, Tarizon sentiva di essere stato manipolato e quindi cambiò le carte in tavola. Il seme fu piantato, sì, ma segretamente, e non dove gli Obirit avrebbero voluto, ovvero in una distesa primordiale del caos elementale. Questa fusione del caos elementale con il seme del male fece scaturire il primo livello dell'abisso, e con esso anche le prime primitive forme di una vita intinta di quella quintessenza di male, i demoni. Quello che avviene dopo è cronistoria caotica allo stato puro. Ve la riassumo in breve. Alcuni Obirit si nascondono fra le stelle del multiverso, mentre altri si insediano nell'abisso e cercano di soppiantare Tarizdun. Ma il loro scarso spirito di adattamento li condurrà ad un lento declino. Col tempo emergerà un'altra specie di demoni, i Tanarri, inizialmente creati dagli Obirit per fungere da schiavi, ma che poi riescono a prendere il sopravvento. Ci sarebbe poi da parlare del fatto che nelle vecchie edizioni di D&D gli Obirit non esistono, infatti sono introdotti soltanto dalla terza, ma questo manderebbe in frantumi tutto il video, quindi evitiamo di dirlo. Le divinità riusciranno a sconfiggere i primordiali, ponendo fine alla Guerra dell'Alba, e metteranno temporaneamente da parte le loro divergenze, per contrastare la follia di Tarizdun, riuscendo infine a imprigionarlo. Tra i suoi carcerieri pare ci fosse l'arcangelo Asmodeus. Tornerà dunque l'equilibrio, ma l'abisso resterà e si espanderà a dismisura, diventando la più grande spaccatura nei piani esterni, feconda di ogni genere di depravazione. Tutta questa storia è nota ai saggi del multiverso grazie al Demonomicon, un tomo che racchiude gli studi della demonologa Yggwilf. Yggwilf è solo uno dei numerosi nomi con cui è nota Tasha, o per essere precisi Natasha, famosissima arcimaga che dovrebbe risuonarvi e probabilmente uno degli umani più potenti che abbia mai calcato l'abisso.
Cominciamo col dire che gli infiniti strati di abisso non sono poi infiniti, sono 666. Poi in realtà in altri posti è scritto che sono 679, probabilmente perché a un certo punto qualcuno ha deciso che era figo aggiungere qualche strato, per piazzarci una qualche divinità minore in seguito a una campagna privata giocata in qualche scantinato. Comunque, ci sono 3 priorità per un viandante che si ritrova nell'abisso. Primo, sopravvivere al territorio e al clima. Secondo, evitare di essere divorato. E terzo, cercare cibo e acqua che non siano contaminati o velenosi. I racconti parlano di strati che rubano le memorie, che fanno marcire un corpo dall'interno, o addirittura capaci di cambiare l'allineamento. Mondi dove regna una perenne frenesia di uccidersi e divorarsi l'un l'altro, o luoghi di oscurità assoluta, dove la sopravvivenza dipende esclusivamente dall'olfatto. O ancora, spazi completamente vuoti, privi di ogni cosa, compresa l'aria. Di contro ci sono strati talmente affollati da supplicanti che le creature devono farsi strada tra i corpi verso la superficie dell'orda per non rimanere schiacciate. Non esiste nessuna connotazione ricorrente che unifichi i vari mondi abissali, se non la loro natura inospitale. Laghi di acido, nubi tossiche, distese di magma, tutto è plausibile e d'altronde stiamo parlando di infinite possibilità. I supplicanti abissali qui sono chiamati mani. Hanno la pelle cianotica, degli artigli adunchi, denti aguzzi, capelli radi e occhi privi di iride. Spesso nella loro pelle putrida si nidificano i vermi. Quei mani che sopravvivono per un certo lasso di tempo vengono promossi a tipi di demoni minori, anche se curiosamente, forse a sfregio, conservano il ricordo delle loro vite passate. È credenza comune che i supplicanti siano rapiti e condotti nell'abisso durante il passaggio dalla vita all'aldilà. Questi rapimenti avvengono nel mare astrale per mezzo di incursioni di navi demoniache. L'abisso è teatro di un potere instabile, frammentato tra i suoi numerosi signori, ciascuno dominatore di uno o più strati del piano. È impossibile elencarli tutti, così come è impossibile descrivere adeguatamente ogni singolo strato. Ciò che è importante comprendere è che, seppur i piani esterni sono da ritenersi infiniti, l'abisso è considerato certamente più infinito degli altri, ed è il più popoloso. Verrebbe da pensare che se tutte le schiere demoniache si riunissero sotto un unico stendardo, il multiverso cesserebbe di esistere come lo conosciamo, ma la natura prettamente caotica di questa entità fa sì che si mantenga un curioso e necessario equilibrio. Visto che è impossibile scendere in profondità su tutti i piani, abbiamo deciso di selezionarne alcuni. Se vediamo che l'argomento vi interessa e volete approfondirlo ulteriormente, eventualmente faremo un secondo video dove scenderemo più in profondità. Però abbiamo anche considerato importante parlare in modo molto approfondito della sua genesi, perché forse è la cosa più interessante. Primo strato, la pianura dei portali infiniti. Noto anche col nome di Pazunia, esso è governato dall'arcidemone Pazuzu. Si tratta di una landa rocciosa tempestata da innumerevoli voragini che conducono ai livelli inferiori dell'abisso. Questa desolazione è interrotta da varie fortezze di ferro dove si radunano le legioni demoniache prima di tuffarsi nella guerra sanguinosa. Pazuzu è uno dei più antichi e potenti signori demoniaci, conosciuto anche come Angelo Oscuro dei Quattro Venti, uno degli Oberith più antichi, sopravvissuto a eoni di guerra. È un umanoide imponente, sul dorso ha 4 ali piumate, il volto da falco e piedi aviaformi. Spesso è circondato da locuste e vortici di vento che è capace di muovere a piacimento. Il 45esimo, 46esimo e 47esimo sono noti col nome di Azagrat, o anche il Triplice Impero. Il signore di questo dominio è Grazt, un tirannico signore dei demoni che troneggia da Zelatar, città extraplanare che si estende su tutti e 3 i livelli, fungendo da cuore urbano e sede di potere. Grazt è uno dei pochi signori dei demoni a essere tanto potente quanto sofisticato. Ha unificato questi 3 piani sotto un'unica autorità, cosa rarissima nell'abisso, e li governa da secoli come suo dominio personale. È noto per la sua bellezza e il suo fascino, infatti ha ammaliato anche la regina strega Igwilf, la quale gli diede molti figli. Odio e amore il loro rapporto, cambiava continuamente, assoggettato a queste 2 personalità caotiche e malvagie. 66esimo strato. Le ragnatele demoniache. Un luogo pervaso da una rete infinita di ragnatele, tessute da innumerevoli ragni demoniaci. L'aria è pesante, intrisa di zolfo e il cielo è un groviglio nero di fili viscidi che si estendono all'infinito, in ogni direzione. Le ragnatele sono semiviventi, intrise di energia, fungono da sensori e corrompono chiunque vi rimanga a contatto troppo a lungo. Chi si avventura qui rischia di rimanere intrappolato sia nel corpo che nella mente, nelle illusioni tessute dall'Holt,
la principale dea dei Drow, o come un tempo era nota, Araushni, quando ancora era la moglie di Corellon nel Seldarin. Dopo aver tentato di assassinarlo ed essere stata bandita, si rifugiò qui e da qui ha continuato a tramare vendetta. 88° strato. Le fauci spalancate. È descritto come un vasto continente tropicale, una giungla ribollente di bestie, circondata da un oceano sterminato, sulla cui costa svettano scogliere acuminate che fanno d'appoggio a mostruose creature volanti. Questo è il regno di Demogorgon, l'autoproclamato principe dei demoni, l'incarnazione del caos e della furia primordiale. La leggenda narra che sia il primo Tanarin mai creato. Ha 2 teste di babbuino, in eterna lotta per il dominio del corpo che condividono. Ha Ameul, astuta e follemente creativa, e Etradia, brutale e selvaggia. La doppia personalità di Demogorgon si riflette nel dominio su cui domina. Questa è una terra impregnata di vita primordiale, persino nell'oceano, dove Kraken e Abolet sono in guerra, ma ambedue queste schiere si inginocchiano alla fine a Demogorgon. La sua fortezza, Abysm, appare come 2 torri gemelle, simili a serpenti intrecciati, sormontate da minareti a forma di teschio. Ma questo è solo la punta dell'iceberg, poiché si estende sott'acqua in un groviglio inesplorato di caverne infestate. In conclusione, violenza, depravazione, perversione. Questi sono i pilastri dell'abisso, il piano caotico dove ogni regola viene infranta e ogni desiderio è corrotto. Un luogo in continua mutazione, dove i demoni si divorano a vicenda in una guerra eterna e ogni livello riflette l'incubo di una mente folle, quella del suo signore. Qui, come potete immaginare, abbiamo appena scalfito la superficie. Ci sono tantissimi signori e strati che non abbiamo affrontato, che necessiterebbero un approfondimento, che comunque hanno aspetti estremamente particolari. Inoltre l'introduzione che abbiamo fatto sull'origine dell'abisso non è l'unica versione dei fatti, è quella della 4ª edizione che si può ritenere la più recente. C'è anche da dire che la 4ª edizione non è collocata nella cosmologia della Grande Ruota, ma nella cosmologia dell'asse del mondo, il che cambierebbe la collocazione dell'abisso e parte della storia. Insomma, tra le varie edizioni di D&D ci sono molte incongruenze sia per quanto riguarda la genesi dell'abisso che dei demoni come specie. Però in mezzo a tutto questo caos ci sono anche tantissime cose molto interessanti che noi della zona abbiamo scoperto e che sarebbe bello anche raccontare, ma che non abbiamo chiaramente potuto introdurre in questo video perché altrimenti facevamo notte, che valuteremo se trattare in un video futuro. A questo punto mi rimetto a voi, vediamo come va questo video, se vi piace ne faremo un altro. Ci teniamo anche a ringraziare il sito planescape.it che ci arricchisce di sapere, da cui prendiamo comunque alcune informazioni e che ha deciso di ostarci nel suo sito. Seguite la zona, in bocca al lupo, alla prossima!